Bentornati alla Torre del Saracino, siamo qui a Vico Equense con il Vesuvio davanti a noi e parliamo ancora di risotto, perché no? Abbiamo voluto giocare con le parole marinara, pescatora, insomma offrire a voi un risotto di mare. Un mare un pochino diverso visto dalla nostra postazione. Noi abbiamo sempre fatto cucina guardando il banco del fruttivendolo o quello della pescheria e grazie a questi prodotti noi riusciamo a pensare e a immaginare degli abbinamenti e delle soluzioni che sono davvero un privilegio per noi. Quindi con Giuseppe Di Martino andiamo subito in cucina e speriamo di farvi sognare. Cominciamo a fare l'infusione del tè matcha con riso tostato e fermentato, che è un tè meraviglioso con dei sentori di sesamo tostati molto piacevoli e chiaramente questa sensazione di verde, di gusto fresco, di quasi vegetale mi ha dato il là per pensare appunto a questo risotto. Quindi prepariamo un infuso e utilizzeremo la parte reidratata con cui abbiamo preparato l'infuso sia per farcire le vongole ma anche per aggiungerne un po' nella mantecatura del risotto. Poi passiamo alla salsa di calamaro e di seppia. Qui utilizziamo le due interiora, ovviamente togliamo la sacca liquida, togliamo gli occhi che darebbero un colore non piacevole ma soprattutto un sapore intenso e chiudiamo in un sacchetto sottovuoto separato le due interiora con dei profumi molto semplici. Intorno ai 65-70 gradi avviene una sorta di gelificazione delle proteine di questi due pesci finché con un frullatore emulsioniamo aggiungendo pochissimo olio extravergine e vi assicuro che questi gusti, questi sapori che generano questa parte del pesce sono davvero estremamente affascinanti. Ecco le salse di seppia, calamaro e questa invece è una salsa che otteniamo seccando per diverse ore a bassa temperatura in un forno ventilato le teste dei crostacei. Abbiamo fatto sì che si reidratassero e lì abbiamo aggiunto del concentrato di peperoni e del concentrato di pomodoro proprio a rafforzare sia il colore sia questo gusto intenso di gamberi. Quando sgusciamo i crostacei siamo molto attenti a tenere la parte del corallo, quindi l'interiora che troveremo nella testa del gambero rosso soprattutto. Con questo comporremo un burro, quindi rimisceriamo un burro in una parte del 15-20% circa e lasciamo insaporire delle ore in modo che il burro diventi il veicolo ottimale per trasportare questo meraviglioso sapore alla giusta temperatura e cioè in mantecatura. Il corpo dei crostacei lo lasciamo a crudo per l'impiattamento finale, mentre con calamaro e seppia ricaviamo dei pezzettini che fiammeggiamo velocemente. Passiamo invece a preparare i frutti di mare. Con le cozze abbiamo realizzato una salsa di cozze, semplicemente aprendo le cozze a crudo, cuocendole nel forno con delle foglioline di basilico e menta, un po' di origano, dell'aglio, giusto un filo d'olio e una spruzzatina di aceto per, come dire, profumare le cozze, dargli un pochino di acidità, ma anche per pulire quei sentori un po' intensi che le cozze hanno.
Cotte le cozze con l'origano, l'olio e una spruzzatina di aceto, togliamo dai gusci. Possiamo passare al setaccio oppure frullare con un mixer. Per avere questa salsa di cozze davvero meravigliosa, noi la adoperiamo spesso per altre preparazioni perché la cozza è un frutto di mare speciale, particolare, e in questo caso ci dà una grande grinta, una grande iniezione di sapore al piatto. Ottenuta la salsa di cozze, andiamo a cucinare le vongole veramente giusto lasciandole aprire, non cuocendole troppo di più. E ci metteremo dentro una sorpresa di temacia con riso fermentato. Ovviamente siamo molto attenti a tenere l'acqua di cottura dei frutti di mare che aggiungeremo nel risotto, anche questo verso la fine, in modo che mantenga il gusto fresco identificabile dei frutti di mare. Sulla parte delle cozze cotte, anch'esse pochissimo, giusto aperte, le riempiremo con del pomodoro concentrato fatto da noi e dell'origano, proprio per evocare il gioco marinara, che è un pochino un classico dalle nostre parti. Polipetto, anche questo leggermente scottato in modo che abbia una giusta consistenza e il giusto sapore. Noi ovviamente siamo attenti a raccontare il nostro territorio. Il riso è un po' un ospite d'onore oggi in questo scenario qui. Noi usiamo il Carnaroli di riserva San Massimo perché è un riso estremamente affidabile, ha un interessantissimo rilascio di amido, ha una grande capacità di tenere la cottura e quindi possiamo servire un risotto cotto ma al dente. Quindi Giuseppe e tutto il team ha preparato la mise en place di tutto quello che occorre per il nostro risotto e io ve lo cucino molto volentieri. Partiamo subito con la tostatura del riso che, come vedete, facciamo a secco senza nessun soffritto perché avremo una complessità di profumi e di sapori che non vorremmo poi risulti confusa, risulti non precisa e pulita. Poi andiamo subito col brodo che deve essere bollente, quindi un brodo pulito, preciso, in questo caso di pesce. Dobbiamo far desiderare il brodo al riso, quindi metterlo quasi quando comincia a urlare, a parlare il riso, a chiedercelo, quindi poco alla volta, perché in questo modo si genera un rilascio di amido più equilibrato e soprattutto una cottura uniforme perfetta. Il riso deve cuocere allegramente, vedete, deve mantenere questo twist sempre, mai meno di questo. A questo punto cominciamo ad aggiungere il tè, ma voglio raccontarvi com'è nata l'idea di questo risotto. Eravamo a Roma e ci siamo imbattuti in un locale specializzato sui tè e ho assaggiato questo tè matcha arricchito con riso fermentato. Mi ha colpito tantissimo questo gusto marino, profondo, con questa leggera tostatura del riso e quindi ho detto ma chissà se io bagno il risotto con una parte di questo infuso cosa ne viene fuori. Abbiamo avuto secondo me un risultato molto interessante.
Aggiungo un altro brodo che è quello delle vongole verso la fine, perché far cuocere troppo l'acqua dei frutti di mare genera dei profumi un pochino troppo eccessivi. Comincio ad aggiungere anche un pochino di questo infuso idratato, perché abbiamo preparato la tisana, che rilascerà velocemente tutta questa parte di profumi meravigliosi che ha questo tè. A questo punto andiamo in mantecatura. L'ho lasciato bello fluido perché la cottura continuerà leggermente, la temperatura farà l'altra parte del miracolo, e cominciamo ad aggiungere due tipi di burro. Uno è un burro composto con la madre dell'aceto di riso. Questo invece è un burro ottenuto addizionando il corallo dei gamberi, cioè tutta la parte dell'interiore, che portano dei profumi meravigliosi, eleganti, ma soprattutto unici. Ovviamente io senza parmigiano quasi non riesco a vivere, e in un risotto che si rispetti il parmigiano ha più o meno sempre la sua parte. A questo punto vedete la consistenza del risotto è perfetta, e aggiungiamo qualche goccia di limone e delle uova di seppia che regaleranno dei profumi incredibili al riso, daranno anche questa meravigliosa sensazione quasi gelatinosa, quasi come se fosse un grasso non grasso, quindi davvero leggerezza e sapore. E a questo punto andiamo all'impiattamento. L'impiattamento particolare perché tendiamo a mettere la parte del gambero, del mazzancola, diciamo sulla carta più preziose sotto, un po' da scoprire durante la degustazione, e le cose un pochino più particolari, inconsuete, sopra. L'altra cosa straordinaria che ha un risotto è questa capacità di essere così orizzontale, così aperto verso chi si approccia alla degustazione, e sopra si possono inventare mille scenari, quasi dipinti, no? Quindi un pochino l'estetica, ma anche cercare di mettersi dalla parte del cliente quando approccia il riso, da dove comincia, e ogni cucchiaio mi auguro sempre con una piccola sorpresa di gusto. Quindi facciamo queste striature di salse che abbiamo ottenuto dalla cottura sottovuoto dell'interiore del calamaro, dell'interiore della seppia, un infuso di teste di gamberi che, ripeto, daranno a chi assaggia una tridimensionalità già nel gusto, nei sapori, e continuiamo con il posizionamento degli altri ingredienti. Abbiamo il polpo, un piccolo polpo, cotto molto semplicemente, però qui abbiamo consistenza, abbiamo gusto, una bella masticabilità. Abbiamo messo qui una cozza alla marinara perché dentro c'ha un cuore di pomodoro e origano che appunto ricorda un po' la marinara. Aggiungiamo queste vongole leggermente scottate, ma anche esse con una sorpresa al cuore. Un pizzino di questo infuso di tè verde con dentro il riso tostato, fermentato. Quando la mangi la prima cosa che incontrerai è la sapidità che ricorda un po' la tostatura e il vegetale del tè, che è stata un po' anche la matrice del brodo che abbiamo usato per cuocere il risotto insieme al brodo di pesce. Poi i pezzettini di calamaro e di seppia e foglioline di finocchietto marino, che è un'erba che cresce in prossimità delle spiagge, che ha questa freschezza, questo tocco balsamico molto pronunciato, ma che serve proprio a interrompere questo gioco marino, a rinfrescare la bocca e ripartire con l'assaggio del risotto. Poi abbiamo una polvere di alghe, un'altra polvere fatta con l'essiccazione dell'osso della seppia, e soprattutto una polvere sempre di nero di seppia ottenuta dalle sacche del nero di seppia essiccate, disidratate e frullate. Quindi queste tre polveri hanno una parte estetica importante, ma portano con sé anche un bel tono di gusto.
Diciamo che non possiamo dire che non somiglia a un risotto alla pescatora o comunque alla marinara, visto dall'angolazione nostra, privilegiata direi, perché guardiamo il Golfo di Napoli da una bella prospettiva, e sono convinto che vi piacerà. Un'ultima cosa, vi ricordo che un altro mio grande risotto è proprio qui dentro Riso all'italiana, che è questo grande libro dedicato al riso e tutte le preparazioni intorno al riso. Qui trovate il risotto al pomodoro cuore di bue, calameretti ripieni di provola affumicata e limone candito, e centinaia di grandi risotti o di grandi preparazioni con il riso molto molto interessanti. Io e Giuseppe vi abbiamo mostrato e raccontato questo risotto in tutte le sue fasi. Questa esperienza mi auguro che vi abbia potuto anche suscitare qualche idea diversa dalla nostra, perché poi le preparazioni che avete visto possono generare migliaia di risotti, uno più buono dell'altro sicuramente. Questa in particolare mi rendo conto che è molto complessa, però con un po' di sacrificio e un po' di concentrazione tirate fuori un grande risotto pure voi. Un saluto da parte mia e di tutto il mio team a tutti voi, a Italia Squisita e soprattutto a tutti gli appassionati di sapore.